Lezione 1. Preparazione del pane. Spero di sì. Hai qualche consiglio per chi si cimenta per la prima volta nella panificazione? Certo. Inizia con una ricetta semplice e assicurati di seguire attentamente le dosi. Ottima idea! La precisione sembra fondamentale nella panificazione, soprattutto con il lievito. Assolutamente sì! E non dimenticare di far lievitare bene l'impasto, è essenziale per ottenere una buona consistenza. Ho sentito dire che anche l'impasto è importante, aiuta a sviluppare il glutine nell'impasto. Esatto! Impastate fino a ottenere un impasto liscio ed elastico, per ottenere risultati ottimali. Non vedo l'ora di provarlo. Mi piacerebbe avere del pane fresco a casa. Sì, non c'è niente di paragonabile al profumo del pane appena sfornato, è così confortante. Non vedo l'ora di assaggiare il risultato. Spero che venga bene. Lezione 2. Servizi dell'hotel. Anche l'hotel sembra delizioso. Sì, abbiamo un ristorante che serve colazione, pranzo e cena. Fantastico! È sempre bello avere la possibilità di mangiare proprio dove si alloggia. Assolutamente sì. È comodo, soprattutto dopo una lunga giornata di esplorazione. Sì, e quando viaggio mi piace provare la cucina locale, quindi avere un ristorante in loco è un vantaggio. Esatto. Non vedo l'ora di assaggiare i loro piatti e di godermi qualche pasto rilassante. Penso che sia un ottimo modo per immergerci nella cultura locale senza dover andare lontano. Sì, e ci dà anche la possibilità di rilassarci e riflettere sulle nostre avventure. Sono d'accordo. Inoltre, è bello avere la possibilità di mangiare in un ambiente confortevole e accogliente. Non vedo l'ora di dare un'occhiata al menù e scoprire quali deliziose opzioni offrono. Lezione 3. Scelte di acquisto. Ci sono così tanti negozi tra cui scegliere in questa zona. È vero, a volte può essere difficile, ma è emozionante avere varietà. Certamente. Hai in mente qualche negozio specifico che vorresti visitare? Sì, ho sentito parlare di alcune boutique che vendono abiti e accessori unici. Sembra interessante. Mi piace supportare le attività commerciali locali che offrono qualcosa di diverso. Assolutamente sì! Inoltre, puoi trovare articoli che non troverai nelle grandi catene di negozi. Sì, e spesso questi ritrovamenti unici hanno una storia speciale alle spalle. Esatto! Penso che sia più significativo fare acquisti in luoghi che riflettono la cultura locale. Sono d'accordo. Facciamo una lista dei negozi che vogliamo visitare e pianifichiamo il nostro itinerario di shopping. Lezione 4. Memoria e valore. Spero di avere una buona memoria, così da riuscire a ricordare tutto ciò che è importante. È un'abilità preziosa. I nostri ricordi plasmano il modo in cui percepiamo le esperienze e le persone. Esatto. Ho notato che a volte dimentico piccoli dettagli che in seguito potrebbero rivelarsi significativi. Sì, e può essere frustrante quando non riesci a ricordare qualcosa che sai di dover ricordare. Sono d'accordo. Tenere un diario o degli appunti può aiutare a catturare quei momenti per farne riferimento in futuro. Assolutamente sì! È un ottimo modo per conservare i ricordi e ripensarci in seguito.
Inoltre, può essere divertente rileggere ciò che hai scritto nel tempo. Sì, penso che documentare le esperienze aggiunga profondità alle nostre storie personali. Mi piacerebbe iniziare un diario per catturare i miei pensieri e i miei ricordi in modo più efficace. Lezione 5. Lezione di fitness. Ehi, hai sentito parlare del nuovo corso di fitness in palestra? Sì, l'ho fatto. Sembra entusiasmante. Stavo cercando un nuovo modo per mantenermi attivo. Anch'io. Penso che provare nuovi corsi possa rendere le cose sempre nuove e divertenti. Assolutamente sì. La varietà è fondamentale per mantenere alta la motivazione e l'interesse per il fitness. Sono d'accordo. Inoltre, è un'ottima opportunità per incontrare nuove persone che condividono obiettivi di salute simili ai tuoi. Sì, e l'energia delle lezioni di gruppo può essere davvero motivante. Certo. Non vedo l'ora di provarlo e vedere com'è. Anche io. Penso che potrebbe essere un'ottima aggiunta alla nostra routine. Organizziamo un viaggio insieme, sarà più divertente. Lezione 6. Incorporazione quotidiana. Fantastico. Come inserisci l'esercizio fisico nella tua routine quotidiana? Cerco di riservare un momento specifico ogni giorno per i miei allenamenti, il che mi aiuta a essere costante. Sembra un piano solido. Avere una routine rende più facile rispettarla. Sì, e mescolo anche diversi tipi di esercizi per rendere le cose più interessanti. Intelligente. La varietà può aiutare a prevenire la noia e a far lavorare diversi gruppi muscolari. Esatto! Mi piace alternare allenamenti cardio, di forza e di flessibilità. Ottimo approccio. Garantisce un regime di fitness completo. Sì! Inoltre, penso che sia importante ascoltare il mio corpo e adattarmi di conseguenza. Sono d'accordo. Trovare ciò che funziona per te è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Lezione 7. Sicurezza in viaggio. Giusto. Anche la sicurezza è importante, soprattutto quando si viaggia in posti nuovi. Sì, dovremmo consultare le avvertenze di viaggio e qualsiasi suggerimento per la nostra destinazione. Assolutamente sì. Essere informati può aiutarci a evitare potenziali rischi e a rimanere al sicuro. Sono d'accordo. È sempre meglio essere proattivi in materia di sicurezza quando si pianifica un viaggio. Sì, può essere utile anche verificare eventuali usanze o normative locali. Esatto! Comprendere la cultura può arricchire la nostra esperienza e prevenire incomprensioni. Penso che sia essenziale rispettare le usanze locali, dando però priorità alla nostra sicurezza. Sì! Un po' di preparazione può fare la differenza per garantire un viaggio tranquillo e piacevole. Sono felice che ne stiamo parlando, ci aiuta a sentirci più sicuri riguardo ai nostri piani di viaggio. Lezione 8. Come creare il tuo pitch. Certamente. Creare un pitch conciso e accattivante che evidenzi le tue competenze è essenziale per fare una buona impressione. Sono pienamente d'accordo. Un pitch ben preparato può davvero catturare l'attenzione del pubblico. Esatto. È importante concentrarsi sui punti chiave che mettono in risalto le proprie competenze,
senza sommergerli di dettagli. Sì, e usare un linguaggio chiaro e convincente può aiutarti a trasmettere il tuo messaggio in modo efficace. Assolutamente sì. Credo che provare il tuo pitch più volte possa anche aumentare la tua sicurezza prima di presentarlo. Ottima idea! Aiuta a eliminare eventuali frasi imbarazzanti e garantisce una presentazione fluida. Sì, e ricevere feedback dagli altri può fornire spunti preziosi su come migliorarlo ulteriormente. Certamente, la collaborazione spesso porta a perfezionare le idee e a renderle ancora più forti. Penso che con un pitch solido si possano aprire le porte a molte opportunità. Lezione 9. Sogni di principessa. A volte penso che mi piacerebbe essere una principessa, mi sembra una vita così affascinante. Che pensiero interessante! Essere una principessa porta con sé un sacco di vantaggi, non è vero? Assolutamente. Gli abiti meravigliosi, i balli sontuosi e il trattamento regale sarebbero fantastici. Sì, ma mi chiedo se sia così perfetto come sembra. Devono esserci anche molte responsabilità. Vero. Immagino che gestire le apparizioni pubbliche e le aspettative possa essere piuttosto stressante. Sì, e probabilmente c'è poco spazio per la libertà personale. Bisogna seguire così tanti protocolli. Esatto. È un compromesso tra lusso e perdita di privacy. Giusto. Penso che mi piacerebbe vivere un'avventura, ma vorrei anche la mia indipendenza. È un punto valido. Forse è più una questione di fantasia che di realtà, quella di essere una principessa. Lezione 10. Sport di resistenza. Ho letto di atleti che praticano sport che richiedono grande resistenza, e la cosa è davvero impressionante. Sì, è incredibile come spingano il loro corpo al limite, allenandosi spesso per ore ogni giorno. Esatto. Molti di loro assumono EPO, che migliora le loro prestazioni, anche se è una questione controversa. È vero, solleva importanti questioni etiche sulla correttezza nello sport. Sì, e questo fa venire voglia di chiedersi quanto l'allenamento e il talento naturale siano influenzati da queste sostanze. Esatto, c'è una linea sottile tra migliorare le prestazioni e mantenere vivo lo spirito sportivo. Sono d'accordo. Gli atleti dovrebbero essere celebrati per il loro duro lavoro, ma non a scapito della loro integrità. Assolutamente sì, è fondamentale trovare un equilibrio che consenta sia il successo che l'equità. Credo che il dibattito su questo argomento continuerà a evolversi con il progredire della scienza sportiva. Lezione 11. Storia di ostaggi. La storia che ho letto ha salvato i miei compagni, gli ostaggi occidentali, ed è stata davvero avvincente. Deve essere stata un'esperienza straziante per tutti i soggetti coinvolti. Sì, e il modo in cui sono riusciti a salvarsi per pura fortuna ha davvero messo in luce l'imprevedibilità di tali situazioni. Assolutamente sì. È incredibile come la fortuna possa giocare un ruolo determinante in situazioni di vita o di morte. Sì, e ti fa riflettere sulla resilienza delle persone in circostanze estreme. Certamente, queste esperienze possono cambiare profondamente una persona e il suo modo di vedere il mondo. Sono d'accordo.
È una testimonianza dello spirito umano e della volontà di sopravvivere nonostante le avversità. Sì, e condividere queste storie può ispirare gli altri ad apprezzare la propria libertà e sicurezza. Penso che sia essenziale ricordare queste narrazioni perché ci ricordano il valore della pace. Lezione 12. Osservazioni sulla natura. Quando non piove, i pettirossi estraggono i vermi dal terreno bagnato, è un'osservazione affascinante. Sì, è incredibile come la natura abbia un suo ritmo, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui gli uccelli si adattano alle condizioni meteorologiche. Esatto. Osservarli mentre cercano il cibo è come vedere un piccolo frammento dell'equilibrio della natura in azione. Assolutamente. È interessante come sappiano quando cercare cibo in base all'ambiente. Sì, e quei momenti ci ricordano la semplice gioia di osservare la fauna selvatica. Mi piace tantissimo. È un modo meraviglioso per entrare in contatto con la natura, anche in un contesto urbano. Certamente. Inoltre, è un'ottima opportunità per far conoscere agli altri la fauna selvatica locale e le sue abitudini. Sì, condividere queste esperienze può ispirare più persone ad apprezzare e proteggere il nostro ambiente. Sono d'accordo. Cerchiamo di osservare e documentare ciò che vediamo durante la nostra prossima passeggiata nella natura. Lezione 13. Commercio di piante. Sembra fantastico. Ho delle nuove talee di pothos, facciamo uno scambio quando ci saremo ambientati entrambi. Mi piacerebbe tantissimo. I pothos sono piante bellissime, perfette per aggiungere verde a qualsiasi spazio. Assolutamente sì. Sono anche piuttosto facili da curare, il che li rende perfetti per i principianti. Sì, e mi piace molto il modo in cui riescono a prosperare in diverse condizioni di illuminazione. Esatto. Inoltre, scambiare piante può essere un modo divertente per diversificare le nostre collezioni. Sono d'accordo. È bello condividere le talee e vedere come crescono in ambienti diversi. Sì, è come condividere un pezzetto dei nostri viaggi nel giardinaggio. Penso che dovremmo anche scambiarci consigli su come prendercene cura. Potrebbe essere utile. È un'idea fantastica. Sono entusiasta del nostro scambio di piante e delle conversazioni che ne deriveranno. Lezione 14. Stabilità finanziaria. Oltre al risparmio, è consigliabile valutare l'investimento e la diversificazione del portafoglio per garantire stabilità. Assolutamente sì. Fare affidamento esclusivamente sui risparmi può limitare la crescita finanziaria nel tempo. Sì, e investire può far sì che il tuo denaro lavori per te, aumentando potenzialmente il tuo patrimonio. Esatto. È importante comprendere le diverse opzioni di investimento disponibili. Sono d'accordo. Diversificare può distribuire il rischio e creare una strategia finanziaria più equilibrata. Sì, e può fornire sicurezza nel caso in cui un investimento non renda come previsto. Esatto. Penso che sia fondamentale rimanere informati sulle tendenze del mercato e adattare la propria strategia di conseguenza. Assolutamente sì. L'apprendimento continuo in ambito finanziario è fondamentale per prendere decisioni di investimento oculate. Mi piacerebbe esplorare insieme le opportunità di investimento, potrebbe essere una fantastica esperienza di apprendimento. Lezione 15. Piani per il picnic. Anch'io. Ho in programma un picnic questo fine settimana e non vedo l'ora. Sembra delizioso. Dove pensi di fare il tuo picnic?
Penso al parco sul lago, ha una vista meravigliosa e tanto spazio per rilassarsi. È un posto perfetto. Adoro la tranquillità che regna lì, soprattutto nel pomeriggio. Sì, e il paesaggio è lo sfondo ideale per gustare del buon cibo. Assolutamente. Che tipo di snack pensi di portare? Preparerò dei panini, della frutta e magari qualche dolcetto per dessert. Sembra delizioso. Mi piacerebbe portare anche dei biscotti fatti in casa da condividere. Ottima idea! Coordiniamo i nostri cestini da picnic per una divertente giornata all'aria aperta. Lezione 16. Dominio sportivo. Molti sport sono stati storicamente dominati da paesi specifici, come il baseball, il nuoto e il golf. Sì, è affascinante vedere come alcune nazioni eccellano in determinati sport grazie a vari fattori. Esatto. Le strutture di formazione, il coaching e l'enfasi culturale possono svolgere tutti un ruolo significativo. Assolutamente. Crea un'eredità forte che può essere difficile da conquistare per altri paesi. Sì, ed è interessante vedere i paesi emergenti che cercano di affermarsi in questi sport. Certamente. Mostra l'evoluzione dello sport e come la competizione possa cambiare nel tempo. Penso che sia emozionante anche quando le squadre sfavorite si mettono in gioco per sfidare le tradizionali potenze. Sì, queste storie spesso diventano leggendarie, ispirando le future generazioni di atleti. Sono d'accordo. Rende seguire gli eventi sportivi molto più emozionante e imprevedibile. Lezione 17. Preparazione del sushi. Sto pensando di provare a preparare il sushi fatto in casa. E tu? Sembra un'idea divertente. Ho sempre voluto imparare a preparare il sushi come si deve. Sì. Sembra un ottimo modo per stupire amici e parenti con qualcosa di unico. Assolutamente sì. Inoltre, puoi personalizzare gli ingredienti in base ai tuoi gusti. Esatto. Non vedo l'ora di provare ripieni e sapori diversi. Anch'io. Hai in mente una ricetta specifica da cui partire? Stavo pensando di preparare un classico California Roll, è una buona opzione per i principianti. È una scelta perfetta. È semplice ma delizioso e adoro l'abbinamento di sapori. Sono d'accordo. Una volta che ci avremo preso la mano, potremo provare tiri più avventurosi. Lezione 18. Materiali artistici. Certo. Sarei felice di aiutarti a iniziare a dipingere, è un hobby davvero gratificante. Grazie. Non vedo l'ora di iniziare, ma non so da dove cominciare. Nessun problema. Possiamo anche andare a fare la spesa insieme, sarà più divertente. Sembra fantastico. Mi piacerebbe avere qualche consiglio su cosa acquistare. Assolutamente sì. Un buon set di pennelli, della vernice di qualità e una tela sono ottimi punti di partenza. Sì, e sono curioso di sapere quali sono i colori essenziali per i principianti. Penso che avere una tavolozza di base di colori primari sia una buona idea, più il bianco e il nero per mescolarli. Ha senso. Mi piace l'idea di sperimentare per creare nuove tonalità.
Esatto. Dipingere significa esplorare ed esprimere se stessi in modo creativo. Lezione 19. Attività di svolgimento. Attività come la meditazione o la lettura mi aiutano davvero a rilassarmi dopo una lunga giornata. Sono completamente d'accordo. Quei momenti di calma possono essere così rinfrescanti e rigeneranti. Sì, dovrei integrare di più questa attività nella mia routine, soprattutto con la vita così frenetica. Assolutamente sì. Trovare il tempo per prendersi cura di sé è essenziale per mantenere equilibrio e pace. Penso che dedicare anche solo pochi minuti ogni giorno possa fare una grande differenza. Sì, si tratta di dare priorità a quei momenti per ricaricarsi. Ho anche scoperto che tenere un diario può essere un ottimo modo per schiarirmi le idee. Che idea meravigliosa! Scrivere i pensieri può aiutare a elaborare le emozioni e a ridurre lo stress. Sono d'accordo. Impegniamoci a dedicare del tempo a queste attività insieme, potrebbe essere motivante. Lezione 20. Stelle cadenti. Le stelle cadenti sembrano illuminare tutto il cielo, non è vero? Sì, sono uno spettacolo meraviglioso. È come un momento magico quando ne vedi uno. Esatto. Di solito sembrano piuttosto vicini alla Terra, il che ne accresce la meraviglia. Sì, ed è affascinante come in realtà siano meteoroidi che bruciano nell'atmosfera. Lo so. È incredibile pensare al percorso che compiono per creare uno spettacolo così abbagliante. Assolutamente sì. Adoro esprimere un desiderio quando ne vedo uno. Sembra una tradizione speciale. Sì. È divertente credere che ci sia un po' di magia in questa esperienza. Sono d'accordo. Osservare le stelle cadenti può essere un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e l'universo. Presto organizzeremo una serata sotto le stelle, mi piacerebbe condividere questa esperienza con voi. Lezione 21. Esplorando il Canada. Vivo in Canada, un paese molto grande composto da 10 province e 3 territori. Sembra affascinante. La diversità tra le province deve essere incredibile. Assolutamente sì. Ogni provincia ha la sua cultura, i suoi paesaggi e persino il suo clima unici. Sì, e immagino che viaggiare attraverso il Canada offra tantissime esperienze diverse. Certamente. Dalle montagne della Columbia Britannica alle splendide coste della Nuova Scozia, c'è così tanto da vedere. Mi piacerebbe esplorare le bellezze naturali del Canada. Sembra un paradiso per gli amanti della vita all'aria aperta. Sì, e anche le vivaci città come Toronto e Montreal hanno molto da offrire. Posso solo immaginare le delizie culinarie e gli eventi culturali di quelle città. Esatto. È un mix perfetto tra natura e vita urbana, il che lo rende un posto fantastico in cui vivere. Lezione 22. Elementi essenziali per lo shopping. Perfetto. Prenderò una borsa per la nostra spesa, c'è altro che dovrei prendere in considerazione? Sì, assicuriamoci di avere una lista di ciò di cui abbiamo bisogno, così non dimentichiamo nulla di importante. Ottima idea. Avere una checklist ci aiuta a rimanere organizzati e concentrati. Assolutamente sì, e dovremmo anche pensare a eventuali articoli speciali che vorremmo provare. Giusto.
Magari potremmo anche controllare se ci sono sconti o offerte mentre siamo lì. Sì, potremmo risparmiare un po'. È sempre bello trovare un buon affare. Sono d'accordo. Teniamo d'occhio le promozioni mentre facciamo acquisti. Assolutamente sì. Penso che se seguiremo il nostro programma, avremo una giornata di shopping produttiva. Non vedo l'ora di scoprire cosa troveremo. Rendiamo questa giornata di shopping piacevole. Lezione 23. Acquisti intelligenti. Capito. Quindi sceglieremo il negozio con i prezzi più bassi per massimizzare il nostro budget. Sembra una strategia intelligente. Fare acquisti con saggezza può fare la differenza. Esatto. È importante ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo, soprattutto quando abbiamo una lista. Sì, e confrontare i prezzi può davvero aiutarci a prendere decisioni consapevoli. Assolutamente sì. Inoltre, è gratificante trovare buone offerte e risparmiare denaro. Sono d'accordo. È fantastico sapere che stiamo sfruttando al meglio la nostra esperienza di acquisto. Sì, e può anche essere una sfida divertente vedere chi trova l'affare migliore. Mi piace un sacco questa idea. Aggiungerà un po' di brio alla nostra giornata di shopping. Certamente. Vediamo chi riesce a trovare per primo le offerte migliori. Lezione 24. I sogni degli atleti. Spesso i giovani atleti sognano in modo irrealistico carriere professionali, escludendo la scuola. Sì, è interessante vedere quante persone si concentrano esclusivamente sullo sport senza considerare la propria istruzione. Esatto. Le probabilità di avere successo in una carriera sportiva sono piuttosto scarse, cosa che spesso viene trascurata. Assolutamente. È essenziale che abbiano un piano di riserva nel caso in cui le cose non funzionino. Sì, e conciliare studio e sport può offrire preziose competenze e opportunità di vita. Sono d'accordo. L'istruzione può aprire porte che lo sport da solo non può offrire. È importante che i giovani atleti capiscano che entrambi i percorsi possono coesistere. Sì, ed è fondamentale incoraggiarli a coltivare le loro passioni e, al tempo stesso, a concentrarsi sulla scuola. Penso che dovremmo sostenere programmi che supportino questo approccio equilibrato. Lezione 25. Approfondimenti sui consumatori. Per avere successo è fondamentale comprendere il comportamento e le preferenze dei consumatori in ogni mercato target. Assolutamente sì. Permette alle aziende di personalizzare i propri prodotti per soddisfare esigenze specifiche. Sì, e analizzare le tendenze dei consumatori può portare a strategie di marketing migliori. Sono d'accordo. Sapere cosa vogliono i clienti aiuta a creare annunci pubblicitari pertinenti. Esatto. È affascinante vedere come diverse fasce demografiche rispondono alle iniziative di marketing. Sì, ed è fondamentale adattare le strategie in base al feedback e alle tendenze. Penso che condurre sondaggi e focus group possa fornire spunti preziosi. Certamente. Ascoltare i consumatori aiuta le aziende a rimanere competitive sul mercato. Non vedo l'ora di approfondire l'argomento del comportamento dei consumatori, è un campo davvero importante. Lezione 26. Preparativi per il viaggio. Sì, per il viaggio avremo bisogno dei passaporti e dei visti, hai messo in valigia tutto?
Credo di avere tutto, ma dovrei controllare 2 volte la mia borsa per esserne sicuro. Ottima idea! È sempre meglio essere preparati al meglio che al peggio. Assolutamente. Farò una lista di controllo per assicurarmi di non aver dimenticato nulla di importante. Ottimo piano! Farò lo stesso per mantenere le cose organizzate e senza stress. Sì, ed è una buona opportunità per rivedere tutti i documenti di viaggio di cui abbiamo bisogno. Esatto! Assicuriamoci di avere tutta la documentazione necessaria in ordine. Mi sento più sicuro sapendo che stiamo procedendo con accuratezza nei nostri preparativi. Anch'io. Non vedo l'ora di fare un viaggio tranquillo e piacevole. Lezione 27. Pianificare insieme. Sembra che abbiamo interessi simili, pianifichiamo insieme. Assolutamente. Credo che collaborare renderà i nostri progetti ancora più entusiasmanti. Sì, fare brainstorming insieme può dare vita a esperienze meravigliose. Sono d'accordo. È sempre bello condividere idee e vedere cosa possiamo inventare. Esatto. Che tipo di attività stai pensando di includere nel nostro piano? Stavo pensando che potremmo provare nuovi ristoranti e magari dare un'occhiata a un evento locale. Sembra perfetto. Sono sempre pronto a provare nuovi posti ed esperienze. Anch'io. Facciamo una lista dei ristoranti che vorremmo provare e vediamo cosa succede in città. Ottima idea! Non vedo l'ora di scoprire quali divertenti avventure organizzeremo insieme. Lezione 28. Fare la spesa. Ho bisogno di frutta, verdura, pane e latte, e tu? Ho intenzione di prendere qualche spuntino e magari anche un po' di pasta per cena questa settimana. Sembra fantastico! È sempre bello avere dei pasti veloci pronti per le giornate più impegnative. Sì, e voglio assicurarmi di avere delle opzioni salutari per mantenere alta la mia energia. Assolutamente sì! Frutta e verdura fresche sono essenziali per una dieta equilibrata. Sono d'accordo. Assicuriamoci di controllare se ci sono sconti su quegli articoli mentre facciamo shopping. Ottima idea! È bello risparmiare denaro comprando cibo sano. Sì, e possiamo anche sostenere gli agricoltori locali scegliendo prodotti freschi. Mi piace tantissimo. È una situazione vantaggiosa per la nostra salute e per quella della comunità. Lezione 29. Preferenze alimentari. Fantastico! Penso che allora abbiamo preferenze alimentari piuttosto simili, il che è fantastico. Sì, pianificare pasti e uscite diventa molto più semplice quando ci piacciono le stesse cose. Sono completamente d'accordo. Ci apre molte più possibilità da esplorare insieme. Esatto. Provare nuovi ristoranti o piatti diventa un'avventura divertente. Sì, ed è emozionante scoprire nuovi sapori che piacciono a entrambi. Mi piace tantissimo. Crea un'esperienza condivisa che possiamo apprezzare entrambi. Assolutamente sì. Teniamo una lista dei posti che vogliamo provare la prossima volta. Ottima idea! Non vedo l'ora di immergermi nelle nostre esplorazioni culinarie. Minchio! Sarà un viaggio delizioso.
Lezione 30. Mantenere la motivazione. Devo concentrarmi sulla mia forza e sulla mia resistenza. Hai qualche consiglio per restare motivato in questo percorso? Assolutamente sì! Stabilire obiettivi piccoli e raggiungibili può davvero aiutare a mantenere la motivazione nel tempo. Ha senso. Celebrare queste piccole vittorie può mantenere vivo lo slancio. Sì, e trovare un compagno di allenamento può rendere l'allenamento più piacevole e responsabilizzarti. Sono d'accordo. È sempre più divertente allenarsi con qualcuno che condivide obiettivi simili ai miei. Esatto! Inoltre, potete incoraggiarvi a vicenda nei giorni difficili, quando la motivazione cala. Sì, e variare la routine può rendere le cose fresche ed entusiasmanti. Mi piace tantissimo questa idea. Provare nuove attività può riaccendere la passione per il fitness. Certamente. Organizziamoci a vicenda per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di fitness.